Iniziamo a parlare di Heinrich Himmler da un fatto dell'agosto del 1941. Lui è uno degli architetti dell'Olocausto antisemita radicale, già responsabile di migliaia di morti e capo della SS. Ma in quell'agosto del 1941 si trova a Minsk, nell'attuale Bielorussia, e nel piazzale si trovano 100 ebrei che stanno per essere uccisi a sangue freddo. Davanti a quel gruppo di innocenti c'è una fossa comune dove il corpo del condannato cade dopo la morte. Le esecuzioni si svolgono con uno sparo alla testa, quindi le cervella possono schizzare un po' da tutte le parti. Uno di questi, quando viene sparato, arriva in faccia sull'abito di Himmler, che però si sente male. Diventa verde e dà segni di svenimento, sta per cadere nella fossa comune, chissà come poi l'avrebbero tirato su, ma Karl Wolf lo riesce a prendere per un braccio e lo allontana. Era la prima volta che Heinrich Himmler vedeva con i suoi occhi delle persone morire. Proprio a causa di questo episodio, i campi di concentramento vengono dotati di camere a gas, in grado di uccidere i prigionieri senza scioccare le guardie. Il nazismo è stato anche questo, una serie di teorici sprovveduti, diabolici nei loro intenti, ma incoscienti della pratica delle loro azioni. Spesso si andava avanti a tentativi, a volte si realizzavano macchinazioni disumane come appunto le camere a gas. Ragazzi, prima di continuare, qua sotto c'è il tasto iscriviti. Questi sono argomenti controversi, YouTube spesso ce li demonetizza, noi vogliamo continuare a parlarne, abbiamo bisogno del vostro supporto, delle vostre iscrizioni e dei vostri abbonamenti. Qua sotto trovate tutto. Grazie mille a tutti e ora cominciamo. Per raccontare la storia di uno dei più tremendi flagelli dell'umanità, partiamo dall'inizio. Heinrich Himmler nasce in una devota famiglia cattolica. Suo padre è un insegnante e il suo padrino è il principe Heinrich di Baviera, al quale il padre ha fatto da tutore. Da piccolo Heinrich Himmler è un bambino cagionevole di salute, poco dotato fisicamente, ma di ottime prospettive a livello di studio. Gli altri bambini lo descrivono come il classico secchione, poco adatto ai contesti sociali, ma studioso e saccente. Il giovanissimo Himmler scrive un diario dall'età di 10 anni e mostra quanto sin da subito fosse interessato agli eventi del mondo, alla religione e al sesso. Nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale e nel 1915 comincia il suo addestramento come militare. Ha solo 15 anni e il padre ottiene per lui la raccomandazione per candidarlo come ufficiale, ma la guerra finirà prima che Heinrich possa scendere in campo. Himmler proverà per tutta la vita una profonda insoddisfazione per non aver partecipato alla guerra in prima linea, un sentimento che poi si articolerà in diverse decisioni riguardo la struttura politico-militare del Terzo Reich. Dopo l'esperienza di addestramento militare, Himmler torna alla vita civile, si laurea in agraria e trova lavoro come specialista in concimi nell'azienda Stickfors Land, un lavoro che mantiene fino al 1923. Se da un lato conduce una vita civile, dall'altro è attivo per entrare in gruppi speciali di resistenza alle condizioni del Trattato di Versailles. Durante gli anni dell'università si gettano le basi del pensiero di Himmler, che sarà non solo un gerarca nazista, ma direi una linea guida della filosofia del partito stesso. Himmler è profondamente antisemita, odia gli ebrei, gli slavi, è convinto che la razza nordica sia superiore alle altre e che necessiti dello spazio vitale necessario alla propria affermazione. Le sue letture sono focalizzate su pamphlet antisemiti, miti tedeschi e trattati riguardo l'occulto. Il suo ruolo nel Terzo Reich si delinea nel 1923, quando si iscrive al partito nazista e prende parte al Putsch di Monaco. Tra i 2000 nazisti che tentano il colpo di Stato contro la Repubblica di Weimar, Heinrich deve essere stato uno di quelli con le responsabilità minori, tanto che viene interrogato e rilasciato senza neanche scontare un giorno di carcere. Anche se non finisce in carcere, Himmler perde comunque il proprio lavoro ed è costretto a tornare a casa con i genitori. La frustrazione per non essere riuscito a intraprendere la carriera militare, la delusione per il mancato colpo di Stato, ne cambiano il carattere, che diventa ancora più insofferente e radicale. È in questo periodo che il gerarca abbandona il cristianesimo a favore dell'occultismo e delinea il suo sentimento antisemita. La mitologia norrena e germanica diventano la sua religione, una vera e propria linea guida per la sua azione. All'inizio degli anni 20 si configura l'assetto militare del partito nazista degli anni a venire. Nel 1924 Himmler entra nelle Schutzstaffel, le SS. La sua tessera è la numero 168. SS che all'epoca sono una sezione delle più grandi SA, le Sturmabteilung di Ernest Röhm.
viene nominato SS Gauführer, comandante del distretto della Bassa Baviera, ma in breve tempo capisce che deve rivoluzionare tutto l'assetto di quel corpo militare. Le SS erano composte da poche centinaia di uomini, mentre con Himmler diventano un corpo scelto di una milizia votata a difendere non solo Hitler, ma tutto il Terzo Reich. L'appartenenza alle SS non è visto come un impiego presso un comando militare, ma come una religione, un culto della figura di Hitler e di una assoluta sottomissione al comando del partito. Il motto viene inciso sulle cinture e sul pugnale d'onore. Meine Ehre heißt Treue, il mio onore si chiama fedeltà. Himmler scala la gerarchia delle SS fino a quando nel 1929 diventa Reichsführer SS. Il corpo passa da 290 membri a circa 3.000 nel 1930 e raccoglie adesioni entusiastiche da parte di giovani fanatici del nazismo. Sono ancora subordinate alle SA di Rom, ma vengono guidate dal carismatico Himmler, un giovane di 29 anni con ottime capacità oratorie che promette un impiego vantaggioso in cambio della totale subordinazione della recluta. In 3 anni le SS passano da 3.000 a 52.000 membri, persone con il culto per Hitler e una devozione totale al loro capo, Heinrich Himmler. Sono un corpo di elite, le milizie più fedeli del Terzo Reich. Nel mentre il partito nazista prende il comando della Germania. Nel gennaio del 1933 Hitler diventa cancelliere, mentre il 23 marzo, dopo l'incendio del Reichstag, Hitler ottiene il potere di legiferare senza consenso del Parlamento. In pratica viene instaurata la dittatura. Appena un anno dopo, fra il 29 e il 30 giugno del 1934, c'è la notte dei lunghi coltelli, nella quale Ernest Röhm, capo delle SA, viene accusato di tradimento e ucciso. Dietro la morte di Röhm, che era stato un fedelissimo di Hitler, si cela anche lo stesso Himmler, che macchina per fornire al Führer le prove di un tentato colpo di Stato delle SA ai suoi danni. Le carte false le produce Reinhard Heydrich, ma è Himmler stesso a portarle ad Adolf Hitler. Non è certo che Hitler creda quanto gli viene mostrato da Himmler, ma alla fine decide di sbarazzarsi di Röhm per evitare di perdere il suo potere, minacciato dal presidente von Hindenburg di far cadere il governo nel caso in cui le SA avessero continuato a dimostrarsi un'organizzazione di facinorosi. Dopo quel 1 luglio del 1934 le SS diventano un organismo indipendente, autonomo rispetto alle SA e con Himmler capo assoluto. Anzi, addirittura i ruoli si invertiranno, saranno le SS a comandare le SA. Nel rinnovato assetto del governo nazista, Himmler ha un ruolo di primissimo piano, secondo solo al Führer, e nei seguenti 11 anni si configura la sua concezione del potere, radicalmente razzista, antisemita e violenta. Per entrare nelle SS è necessario sottostare a rigidi requisiti di adesione che assicurano che tutti i membri appartengano all'Herrenvolk ariano di Hitler, la razza padrona ariana, come la definiscono loro. I candidati vengono selezionati in base alle qualità nordiche, secondo le parole di Himmler, come un vivaista che cerca di riprodurre un buon ceppo antico che è stato adulterato e svilito. Siamo partiti dai principi della selezione delle piante e poi abbiamo proceduto senza vergogna a eliminare gli uomini che non pensavamo di poter utilizzare per la costruzione del corpo delle SS. Nessuno però diceva che in base a quegli stessi standard Himmler non soddisfaceva quegli ideali. Nel 1936 Himmler scrive nell'opuscolo La SS come organizzazione di lotta anti-bolscevica che le SS devono combattere contro la rivoluzione ebraico-bolscevica dei subumani. Nel 1931 nomina Reinhard Heydrich capo del nuovo servizio di sicurezza. La coppia Himmler-Heydrich rappresenta probabilmente l'ala più radicale del nazismo, dal pensiero più estremo persino del suo fondatore, Adolf Hitler. Nella loro ottica è tutto fondato sulla razza, sull'appartenenza a questa razza ariana che nella realtà è una cozzaglia di caratteristiche che non c'entrano nulla con l'essere nordico o meno. Ad esempio, erano ariani i tedeschi, i finlandesi e gli italiani del nord, ma non lo erano gli slavi, gli ungheresi oppure anche gli italiani del sud. Insomma, dividevano le popolazioni per caratteristiche fisiche, ascendenze leggendarie e altre ragioni che di scientifico non avevano proprio nulla. Era tutta una questione di ascendenza, di razza, esattamente come con gli animali. Per entrare e rimanere nelle SS si doveva produrre un Sippenbuch, un albero genealogico della propria famiglia che risaliva almeno al 1750, in modo da provare la propria ascendenza ariana.
Naturalmente i criteri di adesione erano del tutto arbitrari e questi alberi genealogici finivano facilmente per essere falsificati e con informazioni poco attendibili. Tutti gli altri che non erano ariani erano Untermenschen dei subumani, meritavano qualsiasi angheria che gli ariani volessero loro riservare. Oggi suona paradossale pensare a queste distinzioni assurde. Nel 1950 l'UNESCO ha dichiarato che le razze umane non esistono, ci sono solo delle etnie e che gli esseri umani appartengono solo alla razza degli Homo sapiens. Ma all'epoca, in un mondo in cui i valori religiosi come la pietà venivano avversati, in cui il mito di queste razze predestinate era portato all'estremo, anche l'assassinio di popoli interi basati su questi studi delle razze era diventata la normalità. Himmler si occupa da subito di campi di concentramento e sterminio. Nel 1933 viene istituito il primo a Dachau, dove finiscono i prigionieri politici. Poi la cavalcata delle centinaia di campi presenti in tutta Europa si arresta soltanto 11 anni dopo, nel 1944. Himmler e il nazismo hanno due nemici, gli ebrei e i bolscevichi, che spesso finiscono nello stesso calderone. Chiunque può finire arrestato non sulla base di un reato, ma sul suo essere una persona indesiderata. Lo firma Hitler con un decreto del 1937. Ebrei, gitani, comunisti e tutti coloro i quali hanno una cultura diversa possono finire nei campi di concentramento. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, nell'autunno del 1939, nei campi ci sono 27.000 prigionieri. Himmler ha già il totale controllo delle forze di polizia tedesco, la Gestapo, la Kriminalpolizei, la SS, quel che rimane della SA e qualsiasi organizzazione si occupi di sicurezza nella Germania e nei futuri territori occupati. La missione di Himmler è quella di purificare i territori, di assicurare il Lebensraum, lo spazio vitale a quelle popolazioni che lui dice essere ariane, che fanno parte dei territori del Terzo Reich, di obbligare le persone a liberarsi della morale cristiana e di vivere secondo principi nazisti di purezza, onore, lealtà e anche cinismo. Nessuna pietà, nessuno sconto a qualsiasi essere umano. Ma non doveva essere totalmente privo di morale Himmler, il quale dice al suo medico personale Felix Kersten che con sé porta sempre una copia di un'antica scrittura ariana, un testo sacro all'induismo, la Bhagavad Gita, perché ha la capacità di sollevarlo di colpo da ciò che stava facendo. Si sente come il guerriero Arjuna, il quale sta semplicemente facendo il proprio dovere senza preoccuparsi delle sue azioni. Una parte della scrittura recita: è meglio adempiere il proprio dharma anche senza merito e in maniera imperfetta che fare bene il dharma di un altro. Chi compie il dovere prescritto dalla propria natura innata non commette peccato. Himmler si sente investito del dovere di purificare la Germania e i territori occupati, in un contesto nel quale tanti altri gerarchi e capi di Stato coevi la pensano esattamente così. Anche in Italia si sviluppa la discussione sulla razza che per Mussolini è mediterranea e ariana. Negli Stati Uniti si parla di temi simili, così come in Francia, in Inghilterra e in tantissime altre nazioni. Il tema sarebbe vastissimo, ma per capire le azioni di quei gerarchi nazisti non possiamo non pensare a quanto questi argomenti all'epoca fossero diffusi, pervasivi della discussione filosofica e scientifica degli anni 20, 30 e 40. Himmler pensa di adempiere al suo dovere e lo fa a capo di una macchina di morte che uccide decine di milioni di persone. Andiamo al 1939. La Germania sta cercando una scusa per attaccare la Polonia e l'operazione che porta i tedeschi all'attacco si chiama proprio Operazione Himmler, supervisionata da Reinhard Heydrich. Il 31 agosto viene realizzata un'operazione militare sotto falsa bandiera polacca, in modo da giustificare l'aggressione della Polonia da parte della Germania. Le truppe tedesche, vestite con uniformi polacche, prendono d'assalto vari edifici di confine, spaventano la popolazione locale con dei colpi a vuoto, compiono atti di vandalismo, poi si ritirano e lasciano dietro di sé dei cadaveri in uniforme polacca. Corpi che provenivano dai campi di concentramento, persone uccise con lo scopo di disorientare l'opinione pubblica. All'inizio della guerra Himmler è al comando delle forze di polizia di tutto il Terzo Reich. Inizia facendo uccidere dai suoi squadroni della morte gli Einsatzgruppen, 65.000 intellettuali e civili polacchi. Poi ordina di confinare gli ebrei nei ghetti e inizia a far costruire i campi di concentramento fuori dalla Germania. Nel 1941 Hitler commissiona il Generalplan Ost, il piano per l'Oriente, in cui Himmler pianifica l'uccisione o la reclusione nei campi di concentramento di 31 milioni di persone che abitano in Polonia, Bielorussia, Lituania, Lettonia, Estonia, Ucraina e Russia europea.
Al loro posto devono andare 10 milioni di tedeschi ariani, in modo da ripopolare l'area e renderla economicamente florida sotto il controllo del Terzo Reich. Questa pulizia etnica, questo sterminio e genocidio, per fortuna solo pianificato, lo faccio spiegare da Himmler stesso, ci mette pochissime parole. È una questione di esistenza, quindi sarà una lotta razziale di spietata severità, nel corso della quale 20-30 milioni di slavi ed ebrei periranno a causa di azioni militari e crisi di approvvigionamento alimentare. Himmler spiega che la guerra Est è una crociata paneuropea per difendere i valori tradizionali della vecchia Europa dalle orde bolsceviche senza Dio. Cioè è proprio una missione divina questa per lui, non è un'operazione bellica che origina da esigenze economiche o avidità di territorio, ecco. Sono questi aspetti che si mischiano fra loro. La guerra si sviluppa su tutti i fronti. A ovest la Germania conquista la Francia, l'Olanda, il Belgio, a est avanza a grandi passi verso la Russia. In pochissimo tempo muoiono milioni di persone. Fra il 1941 e il 1942 circa 2,8 milioni di prigionieri di guerra sovietici vengono fatti morire di fame o condannati a morte. Se all'inizio il piano dei nazisti è quello di deportare gli ebrei verso le zone più a est della Russia, dopo il dicembre del 1941, quando vengono respinti da Mosca, il piano deve cambiare. Bisogna liberarsi degli ebrei in un altro modo. Così nascono i campi di sterminio. È Hitler che afferma che gli ebrei vadano sterminati, ma è Heydrich, nel gennaio del 1942, a realizzare il piano per l'annientamento. Proprio Heydrich stima che in Europa ci siano 11 milioni di persone da sterminare e suggerisce di farlo nei campi di concentramento, sotto la supervisione di Heinrich Himmler. Heydrich non vedrà mai il suo progetto compiuto perché sarà assassinato dalla resistenza ceca nel giugno del 1942, ma Himmler riuscirà a compiere il suo piano almeno per metà, sterminando un numero di persone di religione ebraica che oggi è stimato in circa 6 milioni, oltre a milioni di prigionieri di guerra e altri soggetti indesiderati della Germania nazista. All'inizio del 1942 ordina che vengano costruite le camere a gas di Auschwitz e capisce che quello è il sistema perfetto per realizzare esecuzioni di massa di grandissima portata. In circa 2 anni e mezzo vengono uccise milioni di persone con quel metodo, un sistema inventato e perfezionato per volere di Heinrich Himmler. Durante la guerra il gerarca mantiene la sua totale fedeltà al Führer e si occupa delle indagini seguenti al fallito attentato alla Tana del Lupo del 20 luglio del 1944. Vengono arrestate 5.000 persone e di queste sono condannate a morte 4.900, una strage che vorrebbe epurare i ribelli contro il potere di Adolf Hitler. Ma la Germania già nel 1944 era avviata alla sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. Il 25 gennaio del 1945, nonostante la mancanza di esperienza militare di Himmler, Hitler lo nomina comandante del gruppo d'armata della Vistola, formato in fretta e furia per fermare l'offensiva dell'Armata Rossa sovietica sulla Vistola Oder in Pomerania. Una decisione che desta enorme scandalo nello Stato Maggiore tedesco. Himmler stabilisce il suo centro di comando a Schindemühl, utilizzando come sede il Sonderzug Steiermark, il suo treno speciale. Il treno dispone di una sola linea telefonica, di mappe inadeguate e di un distaccamento con cui stabilire le comunicazioni e trasmettere gli ordini militari. Himmler lascia raramente il treno, lavora solo 4 ore al giorno e insiste per un massaggio quotidiano prima di iniziare il lavoro e per un lungo pisolino dopo il pranzo. Heinrich Himmler non è in grado non solo di organizzare una controffensiva efficace contro i sovietici, ma non riesce neanche a fornire dei resoconti appropriati al suo Führer. La sua avventura come capo militare dura pochissimo, fino al 20 marzo, quando Hitler lo sostituisce con il generale Gotthard Heinrici come comandante in capo del gruppo d'armate Vistola. È questo episodio che mina definitivamente la fiducia di Hitler in Himmler e porta alle conseguenze che si realizzeranno verso la fine della guerra. Verso l'inizio del 1945 Himmler inizia una serie di negoziati di pace con gli alleati in forma privata, attraverso il suo medico Felix Kersten, che si era trasferito in Svezia. Himmler tenta di diventare la persona di riferimento delle forze nemiche, spera di sostituire Hitler al comando della Germania. Ordina le marce della morte verso Mauthausen in modo da avere a disposizione migliaia di ostaggi con cui barattare condizioni di resa più favorevoli, ma quelle marce finiranno solo per compromettere sempre di più la situazione. Himmler e Hitler si incontrano per l'ultima volta il 20 aprile del 1945, giorno del compleanno di Hitler, a Berlino.
e Himmler giura fedeltà incondizionata al suo Führer. Quel giorno, durante un briefing militare, Hitler dichiara che non avrebbe lasciato Berlino, nonostante l'avanzata sovietica. Insieme a Göring, Himmler lascia la capitale subito dopo il briefing. Il 21 aprile Himmler si incontra con Norbert Masur, un rappresentante svedese del Congresso ebraico mondiale, per discutere il rilascio dei detenuti ebrei dei campi di concentramento. Circa 20.000 persone vengono rilasciate nell'ambito dell'operazione White Buses. Durante l'incontro Himmler aveva spiegato che i forni crematori dei campi erano stati costruiti per gestire i corpi dei prigionieri morti in un'epidemia di tifo, ma le bugie e le menzogne riguardo i campi durano poco e la realtà dei fatti viene fuori presto. Il 23 aprile Himmler si incontra direttamente con Folke Bernadotte, diplomatico e politico svedese, al consolato di Svezia di Lubecca. Si presenta come leader provvisorio della Germania, spiega che Hitler sarebbe morto nei giorni successivi. La sua speranza è che inglesi e americani avrebbero combattuto i sovietici a fianco di ciò che restava della Wehrmacht e quindi chiede a Bernadotte di informare il generale Dwight Eisenhower che la Germania desiderava arrendersi agli alleati occidentali e non all'Unione Sovietica. Bernadotte chiede a Himmler di firmare la sua proposta e Himmler scrive tutto. In quei concitati momenti della fine della Seconda Guerra Mondiale, tutti tradiscono Hitler. Göring, Bormann, Himmler, Fegelein tentano di ottenere la salvezza propria e della Germania, ma inutilmente. Hitler aveva speso parole eccezionali per Himmler e lo riteneva secondo per lealtà solo a Joseph Goebbels. Lo chiamava il fedele Heinrich, in tedesco Der treue Heinrich, ma quando la BBC trasmette le trattative degli alleati con Himmler, il Führer, da in escandescenza, dice che i negoziati segreti di Himmler sono il peggior tradimento che abbia mai conosciuto. Ma ormai il Terzo Reich appartiene alla storia. I sovietici si trovano a 300 metri dalla cancelleria del Reich e non vedono l'ora di prendere Adolf Hitler vivo per fargli chissà che. Nel testamento completato il 29 aprile, un giorno prima del suicidio, Hitler dichiara traditori sia Himmler sia Göring. Spoglia Himmler di tutte le cariche di partito e di Stato e lo espelle dal partito nazista. Ma le azioni di Hitler hanno ancora influenza. Il Führer nomina il grandammiraglio Karl Dönitz suo successore. Himmler incontra Dönitz a Flensburg e si offre come secondo in comando. Dice che ha il diritto a una posizione nel governo provvisorio di Dönitz come Reichsführer SS, perché le SS sarebbero state in una buona posizione per ripristinare e mantenere l'ordine dopo la guerra. Dönitz respinge le proposte di Himmler e avvia negoziati di pace con gli alleati e il 6 maggio scrive una lettera in cui destituisce formalmente Heinrich Himmler da tutti i suoi incarichi. A quel punto Himmler è inviso ai tedeschi e braccato dagli avversari, quindi tenta di nascondersi. Non era preparato a questa evenienza, ma ha con sé un libretto di paga contraffatto a nome di tale sergente Heinrich Hiesinger. Non ha avuto una grande fantasia nel scegliere un nome alternativo al proprio. L'11 maggio del 1945, con un piccolo gruppo di compagni, si incammina verso sud, senza sapere bene dove andare. Prosegue fino a Neuhaus, dove il gruppo si divide. Il 21 maggio Himmler e 2 aiutanti vengono fermati e trattenuti a un posto di blocco a Bremerförde, allestito da ex prigionieri di guerra sovietici. Nei 2 giorni successivi viene spostato in diversi campi e il 23 maggio viene portato al 31esimo campo di interrogatorio civile britannico vicino a Lüneburg. Gli ufficiali capiscono subito che c'è qualcosa che non va dal timbro sui documenti che viene spesso utilizzato dalle SS in fuga. L'ufficiale di servizio, il capitano Thomas Selverster, inizia un interrogatorio di routine e Himmler ammette quasi subito la sua identità. Viene perquisito e poi trasferito al quartier generale della Seconda Armata britannica a Lüneburg. Qui viene sottoposto a un esame medico e quando il dottore tenta di guardargli dentro la bocca, scuote la testa, non vuole aprirla. Dopo qualche attimo di insistenza, Himmler morde una pillola di cianuro di potassio nascosta fra i denti e crolla sul pavimento. Il veleno non ha un effetto immediato e per morire impiega circa 15 minuti, anche se il personale del campo tenta di farlo vomitare per salvarlo dalla morte e processarlo. Qualche giorno dopo il corpo di Himmler viene sepolto in una tomba non identificata vicino a Lüneburg. Oggi il luogo di quella sepoltura è completamente sconosciuto.
Parlare di Himmler, così come di Hitler e di Heydrich, significa approfondire una convinzione intima, religiosa, riguardo alcuni dei principi su cui si fondava il nazismo. Himmler sul finire della guerra si rende conto che il Terzo Reich è finito e tradisce il suo comandante, al contrario di un vero fedelissimo come Joseph Goebbels. Questo però non fa di lui una persona meno convinta di quegli ideali sballati che per molto tempo sono stati pervasivi della società tedesca. Forse ha avuto dei rimorsi di coscienza per aver ordinato lo sterminio di un numero indicibile di esseri umani, che però ha silenziato grazie a letture di testi che lo rassicuravano, in cui trovava delle connessioni che però erano soltanto artificiose rispetto al suo operato. Di lui, insieme a pochi altri gerarchi, rimane l'azione spietata contro qualsiasi pietà umana, che ha generato quello che è il più grande crimine contro l'umanità.